Urania Fantasy sta per uscire 23 settembre in libreria, la costola di Urania dedicata a fantasy tradizionale, heroic fantasy, grandi autori eccetera eccetera. E io vi mostro subito il primo numero, sì ce l'ho qui, il primo numero di Urania Fantasy, guardate. Eccolo qua, giugno 1988. Questo è il primissimo numero uscito di Urania Fantasy, che era appunto una collana andata avanti per un bel po' e che adesso ritorna in libreria, ma con una nuova formula, delle nuove regole. Il gioco è cambiato, il mercato è diverso e io voglio vedere con voi, insomma, analizzare qual è la situazione. Cerchiamo di capire qui tra appassionati di questo tipo di pubblicazioni che cosa ci aspetta, che cosa possiamo immaginare di trovare all'interno di questi libri e se ci piacciono, se ci ispirano, insomma un po' di valutazioni che dovrebbero poi trovare conferma o meno nella realtà, però è anche bello insomma analizzare e farci un'idea prima dell'uscita. Allora, i primi 5 titoli della nuova incarnazione di Urania Fantasy, la costola fantasy naturalmente di Urania. Allora, il primo è dedicato, manco a dirlo, a Conan il Barbaro di Robert E. Howard, come da tradizione, insomma. Conan e Howard sono un po' gli apripista di tante iniziative legate al fantasy in casa Mondadori e non solo. Giustamente, insomma, stiamo parlando del precursore, uno dei grandi precursori, grande maestro, primo grande maestro dell'heroic fantasy. Quindi abbiamo Conan il Barbaro. Cosa ci dice la sinossi? 12.000 anni fa, tra l'inabissamento di Atlantide e la nascita delle civiltà mediterranee, fiorì l'era iboriana, un'epoca di forze oscure, insomma sì, la solita storia su ambientazione, e poi da lì in questo mondo emerge Conan, mercenario rozzo e incolto, sì, però non abbiamo qui la lista delle eventuali novelle dei racconti presenti. Così come forse non l'abbiamo in tutte le altre pubblicazioni presentate, per esempio La principessa e la regina, a cura di George R. Martin e Gardner Dozois, La principessa e la regina e altre storie di donne pericolose. Vediamo cos'altro ci dice la sinossi, presentazione degli autori, però poi niente sulla sostanza. Sta di fatto che c'è poi anche un secondo volume di questa antologia, quindi doppia antologia dedicata alle storie di donne pericolose. Qui c'è qualcosa di più nel secondo volume. Leggiamo: l'inferno non conosce una furia violenta quanto quella di una donna offesa. E le eroine di questa pluripremiata antologia, con racconti di Lev Grossman, Diana Gabaldon, Brandon Sanderson, fra i tanti, mostrano che davvero non è mai una buona idea deludere una signora. D'accordo. Non c'è dato sapere molto di più. Anche questa, come tutti gli altri volumi, questo costa 9,90. Poi c'è un bellissimo Eric di Melniboné, dico bellissimo perché è sempre bellissimo che Eric sia riportato all'attenzione di nuovi lettori. Anche qui non c'è la presentazione del personaggio generica, ma poi non abbiamo nessun'altra informazione. Immagino ci sia una delle prime storie, le prime storie. E qui invece abbiamo annunciato bene quale romanzo, quale storia dedicata, quale storia di Kane ci sarà nel volume di Karl Edward Wagner. E sarà Le trame dell'oscurità, quindi un romanzo che era già uscito qui, come potete vedere benissimo. Ok, qui intendo dire nel Drago Mondadori. Questi sono i volumi della serie Urania Fantasy annunciati per ora. Adesso li commentiamo insieme, ma notiamo anche che altri 2 almeno sono qui, non ancora copertinati, cioè L'ombra del torturatore di Jim Wolfe, cioè il primo romanzo del ciclo del Nuovo Sole, e poi Il drago e il Giorgio, romanzo di Gordon R. Dixon, entrambi già usciti non da tanto tempo nei Draghi Mondadori. Analizziamo quindi queste uscite, facciamo le nostre ipotesi e poi anche voi ditemi cosa ne pensate, scrivete qua sotto se li comprerete, se vi piacciono, se non vi piacciono. Allora, prima cosa su cui mi vorrei soffermare è il fatto che questa non è più una collana da edicola, così come fu in passato Urania Fantasy, che esordì nel 1988, per la precisione giugno 1988, e andò avanti in quella sua prima incarnazione per 79 numeri. Poi ci fu la seconda serie, poi una terza, diversi speciali,
ma con delle cesure temporali non indifferenti, anni 90, poi 2001, 2008 mi sembra. Fatto sta che la grande serie, quella famosa, è quella che aveva questo tipo di grafica, come potete vedere, la prima. E che pubblicò tanti autori. C'era Wagner, il Kane era già uscito anche lì, Terry Pratchett, Patricia McKillip, tanti autori molto importanti anche. Urania Fantasy ebbe il merito di portare in edicola, e quindi anche a un prezzo molto abbordabile, 4.000 lire il primo numero, come potete vedere, tanti autori e tanti sottogeneri del fantasy. Era una panoramica molto, molto varia, molto eterogenea. E quindi, insomma, una bella collana che adesso torna, e torna con questa veste che vi invito a commentare. L'impressione che ho avuto è che non si tratti di disegni fatti a mano da artisti, ma ci torniamo adesso. Comunque una collana che non va in edicola, ma che al prezzo di 9,90, che oggi comunque è abbastanza popolare, va in libreria, perché quello è il mercato, quello è il canale di distribuzione, diciamo l'ultimo miglio che arriva al lettore, oggi vincente. Non perché sia in particolare forma smagliante, non sto dicendo questo, ma perché sicuramente le edicole sono al collasso, o comunque sono sempre meno in Italia, e quindi non c'è neanche più tanto l'abitudine di andare a cercare questo tipo di pubblicazioni in edicola. Quindi 9,90 in libreria. Periodico? No, anche questo cambia, non sarà un periodico. Era all'epoca un mensile, adesso sarà un esce quando voglia. Questo fondamentalmente. Le prime uscite sono, abbastanza tradizionali, ecco, si va un po' sul sicuro con Conan, che tanto vende sempre, cioè Conan ha l'incredibile dono di non perdere mai il suo smalto, ma giustamente. Comunque, insomma, sicuramente abbiamo già, se siamo già appassionati, abbiamo già diverse pubblicazioni con quelle storie che usciranno, non so quali, ma immagino di averle già. Poi era uscito il Drago Mondadori, il primo curato, quello curato da Lippi, dove c'era tutto. Così come Kane, il romanzo che uscirà di Kane, era uscito nei Draghi Mondadori. Lo potete vedere qui alle mie spalle. E lo stesso mi pare che si possa dire dell'uscita dedicata a Elric. Eccolo qui. Ora, se uno si è comprato i Draghi Mondadori, queste uscite le trova abbastanza superflue, ma va anche detto che immagino questa collana, come sempre, voglia arrivare a nuovi lettori e crearne di nuovi. È un target sicuramente diverso. I Draghi Mondadori ti offrivano a un prezzo basso in termini relativi per tutto il materiale offerto, ma anche alto in termini assoluti, perché non tutti sono abituati a spendere anche 30 euro per un volume. Ecco, ti offriva tutta questa quantità di opere con un formato abbastanza così deluxe, anche scomodo per molti lettori, ma comunque deluxe. Queste invece sono opere tascabili, cioè un'edizione tascabile, quindi l'equivalente è un po' di questo, che nel 1988 comunque ti richiedeva di sborsare 4.000 lire, non era tanto ma non era neanche poco, come 9,90 adesso, se vogliamo, che certo, comunque credo sia, fatti i calcoli dell'inflazione eccetera eccetera, penso sia comunque un po' più impegnativo di questa edizione. Andiamo alla grafica, alle copertine. Devo dire che sono abbastanza d'impatto, secondo me, e quindi fanno il loro sporco lavoro. Non è ancora chiaro se si tratti di una serie di illustrazioni fatte con l'intelligenza artificiale, ma io penso proprio di sì. Hanno qualcosa, o è lo stesso autore o un team di autori che hanno uno stile analogo, oppure siamo di fronte a un utilizzo massiccio dell'intelligenza artificiale. A voi trarre le conclusioni su questa scelta. Io vorrei che una grande casa editrice, fornita di risorse ingenti, così come fa Urania,
la collana madre di fantascienza ingaggiasse degli autori in carne e ossa. Ecco, avrei un po' questa ambizione. Forse sono veramente ormai un vecchio, quasi un boomer, anche se sono generazione X, e a me dispiace. Mi dispiacerà se tutta la collana sarà illustrata così, cioè da intelligenze artificiali. Per me è una bella cosa che esca anche questa collana parallela di Urania Fantasy. È chiaro che Mondadori vuole continuare a sfruttare il suo ricchissimo catalogo, tanto più che negli ultimi anni lo ha rinverdito con la collana dei draghi Mondadori. Pubblichiamo le prime 5, vediamo come vanno e poi si decide quando far uscire le altre, che comunque in base agli annunci e soprattutto al sito degli Oscar Mondadori, come abbiamo visto, attingeranno comunque dai draghi, ecco, questi qua alle mie spalle. Ci sono queste altre 2 uscite invece che sono non mai apparse nei draghi Mondadori, queste 2 antologie di donne pericolose curate da George R. Martin e Gardner Dozois, spero si dica così. Quelle io non le ho mai lette, però devo dire la verità, a me le antologie di autori vari a casa mia hanno fatto un po' la muffa, ecco, hanno lasciato il tempo che avevano trovato anni addietro, nel senso che non mi ci diverto più di tanto, o sono antologie personali per cui mi permettono di immergermi nello stile, nell'ottica di un autore soltanto, oppure andare di nuovo a leggere tante storie diverse di autori diversi, devo dire che mi appassiona un po' meno, perché inevitabilmente ce ne saranno alcune di mio gusto e altre che proprio invece no. Però sono contento di una cosa, che i grandi classici tradizionali del fantasy e dell'heroic fantasy possano arrivare ad altri lettori che magari non avevano mai preso in considerazione l'acquisto dei draghi, perché i draghi hanno sempre avuto un target ben definito. Dicevamo, era un'edizione deluxe, si rivolgeva a un certo pubblico, sicuramente Urania Fantasy andrà verso un altro pubblico e quello potrebbe quindi scoprire che esiste tutto un fantasy che non è una sbrodolatura romantasy, non è necessariamente viziato da istanze politiche degli ultimi anni, è pura avventura ed è soprattutto grande prosa, grande scrittura di genere. Quindi fatemi sapere cosa pensate di queste uscite, di questa nuova iniziativa, se li comprerete, come la vedete tutta questa faccenda. Parliamo anche della veste grafica. Devo dire, a parte le illustrazioni di copertina che mi sembrano proprio miserabilmente fatte con l'AI, la grafica invece a me non dispiace, c'è anche un po' l'effetto vintage che si è voluto dare all'impianto grafico, alla gabbia grafica, con le macchioline, con delle macchioline quasi di carta invecchiata. Carino, romantico, caldo, sì, ci può stare. E apprezzo anche un'altra cosa, che la grafica di Urania Fantasy non sia un ricalco 1-1 della grafica di Urania Fantascienza. Così come era successo in alcune edizioni di Urania Fantasy da edicola uscite, credo, intorno al 2000, 2005, 2008 forse, che erano veramente troppo Urania Fantascienza. E quel bianco, quel tondo, secondo me non funziona con il fantasy. Opinione personale. Ditemi voi, cosa ne pensate di questa nuova collana? Ve l'ho già chiesto 100 volte, ora rispondete. Ciao a tutti da Flavio Torrisi di Broken Stories e grazie a tutti coloro che passano di qui per caso, a chi si iscrive, a chi è già iscritto e agli abbonati che insomma mi aiutano e danno un grande supporto a questo canale. Grazie veramente a tutti. Ciao.